Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati! In questo episodio vedremo come si pronunciano le consonanti doppie o le doppie in italiano e che so che può creare parecchi problemi, specie se venite da una lingua che magari non ha le consonanti doppie oppure ce le ha nello scritto ma non si pronunciano. E vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina. E oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Un tratto specifico della fonetica italiana è proprio l'utilizzo delle doppie. L'italiano è una delle poche lingue in cui se due consonanti identiche appaiono in una parola bisogna pronunciarle come tali, bisogna pronunciarle come doppie. Quindi ogni consonante merita di essere pronunciata per intero, diciamo. E in altre lingue invece non esiste l'uso delle doppie in questa maniera, anche menzioniamo l'inglese ovviamente, perché in inglese per esempio abbiamo, sì, le vediamo per iscritto, vediamo tantissime parole hanno le doppie in inglese, ma solo nello scritto. Quindi nell'orale, quando le pronunciamo come se fossero consonanti singole. Quindi per esempio yellow, ok, vediamo la doppia L, ma non lo pronunciamo yellow, ok? Oppure dinner, non dinner, non si riesce neanche. E poi anche happy, per esempio, quindi happy non lo pronunciamo con la doppia P, happy, ok? Pronunciare le doppie è molto importante in italiano perché in realtà come dire, cambia il significato. Spesso se non si pronuncia la doppia, la parola senza doppia avrebbe tutt'altro significato, quindi è molto molto importante dal punto di vista proprio semantico. Pronunciare una parola con la doppia oppure no potrebbe dare un significato completamente diverso. Quindi per esempio vi do appunto alcuni esempi del tipo note senza doppia, la nota musicale per esempio, una nota che appunto scriviamo, oppure notte con la doppia, ok? Notte, quindi la notte una delle parti del giorno, giusto? Poi abbiamo sono e sonno con la doppia, capello e cappello invece con la doppia. Poi abbiamo papa e pappa. La pappa è un modo molto quasi infantile, ecco, per riferirsi al cibo, la pappa. Poi abbiamo rosa e rossa, quindi qui sono due colori totalmente diversi, ecco, pronunciando la doppia o no, ok? Casa, la casa e la cassa, ok? E quindi cambia totalmente il significato. Attenzione a questa anche, abbiamo ano e anno. Mi raccomando ragazzi, non confondetevi tra le due parole, ok? Quindi attenzione ragazzi che pronunciare le doppie è davvero molto importante. Quando vedete una doppia in una parola bisogna proprio pronunciarla o rischiate di dare un significato completamente diverso alla parola. La parola con la doppia o senza doppia sono spesso due parole con significati diversi, ok? Vi do anche qualche trucco del tipo che la H non si raddoppia mai proprio perché è muta, e poi esiste solo una parola che ha la Q doppia ed è soqquadro, che significa un gran casino del tipo un luogo per esempio, una cosa molto disordinata, ok? E poi un altro trucco è che prima di una consonante doppia non può mai venire un'altra consonante, quindi la consonante doppia è sempre preceduta da vocale. Vi sarete accorti anche in tutte le parole che abbiamo, in tutti i sostantivi che abbiamo nominato, sono appunto la doppia è sempre preceduta da una vocale, ok?
E poi parlando anche di vocali doppie, esistono o non esistono? Esistono le vocali doppie, sì, le vocali doppie esistono, ma non in e u. Le vocali, quindi la vocale e e la vocale u non raddoppia mai, ma la vocale o si raddoppia. Non ci sono tante parole che hanno una o doppia, ma sono per esempio zoo, cooperare, per esempio coordinare, ok? Si pronunciano semplicemente come una vocale lunga, ok? Come una vocale lunga. E poi anche la A può raddoppiare, ma la si trova raddoppiata solamente in realtà in parole di derivazione straniera, come per esempio Graal oppure la lingua Afrikaans, ok? Quindi anche qui si pronuncia come una A lunga. Quindi quando incontrate una parola con le doppie, concentratevi tanto sul porre enfasi su queste lettere, pronunciarle pienamente e anche magari una tonalità della voce più alta, così che le fate sentire queste doppie, d'accordo? E poi un altro consiglio, come dire, vi aiuta a sapere che una consonante doppia si trova sempre dopo una vocale breve, mentre al contrario una consonante singola si trova sempre dopo una vocale lunga, quindi del tipo, vediamo questi esempi, sete e sette. Vedete, sete è una consonante singola, viene dopo una vocale lunga, la E in sete è lunga, sete, vedete, sete, mentre in sette, il numero 7 invece, allora qui abbiamo una consonante doppia e la vocale precedente, la vocale E in questo caso è una vocale breve, 7, vedete, sentite com'è breve, 7. Un altro esempio, per esempio fato e fatto. Allora, fato è destino, fato, allora la T singola qui viene dopo una A lunga, sentite, fato, mentre in fatto invece la doppia T viene dopo una A breve. E poi un altro esempio, caro e carro. Caro, per esempio, la R singola viene dopo una A lunga, caro, mentre carro, invece la doppia R viene dopo una vocale breve, ok? Quindi questo vi aiuterà tanto in realtà, proprio perché se abbiamo una doppia consonante, allora ci dovremmo ricordare che la vocale precedente è una vocale breve, ma se abbiamo una consonante singola, allora la vocale che la precede sarà una vocale lunga, ok? E poi vi consiglio tanto di fare esercizi di ascolto per migliorare sul appunto distinguere tra consonante singola e consonante doppia quando scrivete, anche quando ascoltate, quindi l'ascolto è molto molto importante. E poi leggere tanto anche vi aiuta, e pronunciare ad alta voce, davvero molto importante pronunciare ad alta voce. E pronunciate magari la stessa parola, provate a pronunciarla anche senza doppia o con la doppia e vedrete proprio le differenze poi di pronuncia, e vi accorgerete anche della differenza di significato se conoscete l'altra parola senza doppia, no? Che a volte c'è proprio il corrispettivo. Quindi fate questi esercizi e secondo me vi aiuteranno tantissimo. Allora questo è tutto per l'episodio di oggi, fatemi sapere nei commenti come l'avete trovato e anche fatemi sapere qualche aneddoto magari divertente, qualcosa che vi è successo in passato quando facevate fatica anche con l'utilizzo delle doppie e magari avete fatto una gaffe e avete detto una parola piuttosto che un'altra in un contesto sbagliato, insomma utilizzando o meno le doppie. Fatemi sapere, e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!